Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, andiamo avanti con la conoscenza dei nostri numeri e arriviamo al numero 22. Il 22 è l'ultimo dei numeri, considerato uno dei numeri maestri, l'altro abbiamo visto che è l'11, è il maestro materiale, quindi appartiene al gruppo dei numeri materiali. È associato a Plutone e la sua parola chiave è maestro materiale e costruzione su larga scala. Il suo punto debole è l'abuso di potere e anche l'oscurità. Sono proprio i costruttori. E mettiamo oscurità. Quindi il numero 22, quando è al positivo, è per le persone che affrontano problemi e dilemmi che si dovranno risolvere con istruzione e forza morale. Ricordiamo che ogni volta che c'è un numero maestro, siccome è una vibrazione molto elevata, e questa di fatto è la vibrazione diretta più elevata, essendo un 22, questo fa sì che l'essere umano, quando incarna con il numero 22, incarna con la vibrazione più alta. Quindi i nati il giorno 22 del mese e solo i nati il giorno 22 del mese hanno questo tipo di vibrazione. In quanto maestri, hanno come una scelta nella vita da dover affrontare e saranno costantemente messi alla prova, come abbiamo detto anche per l'11, nella loro lealtà alla luce, per dimostrare o no la loro maestria, perché è esattamente quello che sono venuti a fare. I 22 sono persone che, se riescono a vivere in accordo con la loro vibrazione maestra, allora evolveranno, altrimenti si troveranno in una vita infelice, saranno disorientati, non sanno bene poi da che parte andare. Di solito quando vibrano in positivo sono come dei leader autentici, sono ispirati, ispiratori e tendono a prendersi diverse responsabilità, quindi potrebbero anche proprio avere come dei ruoli di comando. Il numero 22, se noi facciamo la somma, vibra un po' come il numero 4, perché 2 più 2 fa 4. Quindi sono gli organizzatori, i leader, i programmatori, coloro che guidano. Però mentre il 4 viene a lavorare su prospettive e risultati, il 22 viene a lavorare più in grande, il che significa che ha la capacità di influenzare la vita di molte persone e qualcuno di questi 22 costruisce proprio in larga scala, cioè fanno un qualche cosa, sono venuti qui per fare qualche cosa che avrà come un'eredità anche dopo la loro morte. Quindi vengono a costruire qualche cosa che permane nel tempo. Di solito le persone nate nel giorno 22 sono persone molto sagge, hanno come una conoscenza profonda, una grande forza morale, addirittura oltre la norma. I bambini 22 si sentono diversi dagli altri perché è come se gli altri bambini non li capissero, proprio perché sono diversi, loro sono un 22, sono maestri e quindi hanno una vibrazione più alta rispetto agli altri. Vengono per insegnare con l'esempio e l'arricchimento spirituale e questo dovrebbe incoraggiare tutti a impegnarsi nel proprio progresso e arricchimento spirituale. Diciamo che la forza del 22 risiede nel padroneggiare se stessi e il mondo materiale. La differenza sostanziale tra un 4 e un 22
come abbiamo detto, è che il 22 viene a costruire però in larga scala, a differenza del 24 che vede per, diciamo, il suo piccolo entourage, il 22 viene per costruire per il mondo, quindi nel mondo materiale, ma con la coscienza spirituale. Quindi la differenza tra il 4 e il 22 è che il 22, essendo già così elevato, è un'anima antica, quindi ha già attraversato tutti i numeri dall'1 all'11 e il 22 ci parla di qualcuno che viene proprio a muovere la materia con la conoscenza spirituale. Quindi sono persone dotate di grande ispirazione normalmente, grande energia, sono generosi, hanno anche un ordine e una disciplina eccezionali, proprio come i 4. Però immaginate quanto potrebbero essere portati a cercare la conoscenza e ad approfondire tutto ciò che cattura la loro attenzione, al punto proprio da diventare esperti, cioè se c'è un argomento che più o meno gli interessa, iniziano a studiare, ad approfondire, a cercare informazioni e ad acculturarsi fino a quando diventano proprio dei maestri del tema, degli esperti del tema. Vengono a mettere alla prova la loro padronanza della e nella materia. Quando il 22 crede in qualcosa, nessuno può fargli cambiare idea, a meno che non ci siano ragioni fondatissime, perché comunque non sono persone che si aggrappano a cose senza una reale ragione, quindi diciamo che alla fine sono anche ragionevoli, se ci sono delle ragioni loro possono effettivamente cambiare idea, però li dovete proprio convincere. Cioè il 4 è un numero fisso su ciò che pensa, è come o bianco o nero, o è come dico io o non è come dico io, o è giusto e sbagliato. Il 22 invece è più flessibile perché abbiamo detto che è un numero maestro, quindi è un numero che ha già lavorato tutte le altre essenze, per cui diciamo che quando arriva qualcuno che ha un'idea migliore della sua o una ragione migliore, tende a cambiare idea, quindi prende le idee che secondo la sua coscienza sono migliori per lui in quel momento di vita. Quindi è un numero che tendenzialmente non si ferma, non si incapponisce sulle cose, però cerca informazione, dati e accoglie quello che è più logico o che funziona meglio. Però, così come i 4, anche per i 22 non ci sono tante vie di mezzo, o bianco o nero, o sì o no. Sono persone molto ambiziose, con una visione forte della vita, ma soprattutto degli affari. Sono 22, sono costruttori. Si circonderanno quindi di persone preparate, intelligenti, con un valore che comunque ritengono indispensabile per loro. Cioè, questa persona deve apportare un valore aggiunto al 22 e ammirano pochissime persone, perché vi ricordo che sono numeri maestri, quindi loro hanno già trasceso tutte le energie. Il dono del 22 quindi è quello di costruire su larga scala, ovvero qualsiasi sia il settore dove il 22 viene a costruire, può effettivamente fare grandi cose, cose per il mondo, cose che rimangono nell'eredità, nella storia. Quindi sono indicati lavori tipo a livello nazionale, internazionale o addirittura potrebbero essere dei ricercatori che fanno scoperte importanti proprio per l'intera umanità. Vediamo adesso il 22 quando vibra in negativo. Di solito quando un 22 vibra in negativo ha qualche disabilità fisica o comunque a livello fisico è come se non avessero forza, come se non avessero energie nella vita quotidiana per svolgere le normali attività alla fine. Questa disabilità fisica può essere vista o quando sono piccoli e solitamente è distinguibile perché come il 22, che è comunque un 4 quando vibra in negativo, si tratta della materia. Il 4 è collegato alla materia fisica, di conseguenza quando un 22 vibra in negativo tocca la materia della persona, il corpo fisico. Proprio perché fa parte di un numero, diciamo così, fisico, quindi
va a toccare il lato materiale della vita, spesso i 22 nelle prove che ricevono nella loro vita sono proprio prove legate al fisico, al corpo. Quindi potrebbero avere dei disordini fisici, dei disordini a livello di materia, quindi essere magari molto disordinati nella vita, disorganizzati, senza una progettazione logica, magari hanno come questi grandi interessi e però non riuscendo ad organizzarsi o a cogliere il momento o a vibrare appunto in positivo e quindi a costruire, molte volte tendono a sentirsi falliti per quello che non riescono a raggiungere e incolpano la vita, perché la vita dicono che è stata ingiusta con loro. Mostrano amarezza o disincanto e quando vibrano in negativo sono terribilmente egoisti, non fanno mai nulla per nessuno. Però la cosa interessante è che sentono che gli altri sì hanno l'obbligo di fare qualche cosa per loro. Quindi pretendono favori, che prestiate loro le cose, che rispondiate sempre al telefono quando loro hanno bisogno, piuttosto che, non lo so, che siate disponibili, insomma, però non aspettatevi che vi ringrazino, perché raramente esprimono la loro gratitudine, perché per loro è semplicemente così che deve essere, cioè voi siete lì per loro ed è un dato di fatto e è come se steste facendo il vostro dovere. Quindi di solito il 22 pensa che gli altri dovrebbero servirlo e anche con una certa energia. Cioè, sì, quando vibra in negativo diventa come un bisogno della loro energia, dell'energia degli altri. Tendono a sentirsi superiori, sono maestri e in negativo sono superbi. E poiché sono superiori e lo difendono, diventano anche despoti. Tendono proprio a discriminare e non ci pensano neanche a servire gli altri, quindi a fare qualche cosa per il mondo, per l'umanità o anche semplicemente ad aiutare la vecchietta a attraversare la strada. E i 22, quando sono in negativo, diventano estremamente manipolatori e infidi. Cercano di approfittarsi di tutti e di tutto, di qualsiasi situazione. Sono quelli che, quando c'è un'inaugurazione o da mangiare gratis, sono i primi. Diventano classisti, eccessivamente selettivi nelle loro scelte relazionali, anche di vestiario piuttosto che di alimentazione, cioè diventano particolari, diventano discriminatori e possono essere beffardi o addirittura crudeli con coloro che considerano inferiori a loro. Quindi diventano burloni, si prendono gioco degli altri, delle debolezze degli altri, possono essere appunto beffardi. Siccome sono classisti, tutte le persone che non hanno il loro livello di cultura, il loro livello economico, il loro livello di intelligenza, il loro livello di apparenza, di solito sono persone che loro disprezzano. Quindi hanno come la tendenza a diventare razzisti proprio, hanno la tendenza anche a diventare violenti e persino ad essere violenti nei confronti di qualcun altro fino a sopprimerlo. Sono i serial killer questi ragazzi. Se necessario, fanno quello che deve essere fatto, anche togliere di mezzo una persona. Chiaramente devono vibrare tanto in negativo, ok? Quindi non è che tutti i 22 siano serial killer, però diciamo che se conoscete un 22 e ovviamente insomma ha degli atteggiamenti, dei comportamenti un po' troppo despoti, un po' troppo crudi, ecco, quello potrebbe essere un campanello d'allarme effettivamente. E un dato curioso è che nelle prigioni ci sono tantissimi numeri 22 e il numero 22 è l'ultimo numero dei numeri, quindi viene in un certo senso in positivo
a costruire e quando vibra in negativo viene a distruggere. Quindi il 22 è un numero che ha a che fare intrinsecamente con la morte, con la fine di un qualche cosa. Quindi, poiché è un numero che ha a che fare con la morte, con il distacco, ha anche una componente di violenza. Quindi di solito sono persone che hanno come una tendenza ad affrontare le cose con una certa aggressività, di solito sono persone negative ed infliggono proprio questa violenza sugli altri, sia che sia verbale, sia che possa essere in alcuni casi determinati anche fisica. Sono persone che vibrano quando sono in negativo nel peggior modo possibile, cioè se in positivo sono il numero più alto, quello che può vibrare più in alto di tutti, in negativo assolutamente è vero la stessa cosa, sono il numero che può vibrare più in basso di tutti gli altri. Quindi perversione, aggressioni, violenze, manipolazione, crudeltà. Quindi bisogna stare molto attenti al 22 con la depravazione sessuale, ragazzi, perché il numero 22 ha come la tendenza a sminuire questo tipo di perversione, quindi anche con il partner, siccome è un numero manipolativo, tenderà a, come dire, sminuire l'importanza di questa depravazione per far fare al partner quello che lui vuole. Quindi magari insisterà su pratiche per questo numero importanti, per questo partner umilianti, però ci sarà come un gioco manipolativo per riuscire ad ottenere quello che vuole, ok? Quindi è come se sminuisse il fatto, ma sì, non è poi per così tanto, ecco. Diciamo che tendono magari a sperimentare parecchio e poi alla fine non riescono più a controllare questo istinto e questa depravazione, non la sanno orientare. E tra l'altro, per come sono fatti per la loro vibrazione in negativo, è facile che amino praticare la caccia a causa di questa tendenza, di questa vibrazione, di questa, come vi posso dire, sì, tendenza ad uccidere, possono anche avere questo tipo di, chiamiamoli hobby o perversioni, ognuno scelga la parola che più vuole. Questa tendenza, ragazzi, del numero 22 può già essere osservata durante l'infanzia. Quindi, quando un bambino si diverte a uccidere magari gli insetti, quelli che gli fanno male, può rappresentare un 22 in negativo. Ora, è successo a tutti di ammazzare la zanzara o la mosca che ci stava pizzicando o un'ape che si è incastrata da qualche parte? Ok, però un altro discorso è, non lo so, prendere un ragno e staccargli le zampe, per esempio. Quindi ehm, ci sono come delle soglie, dei limiti tollerabili, diciamo. Comunque, nei bambini può essere osservato proprio per questo loro piacere nel uccidere, nel far male, diciamo. Quindi un consiglio, diciamo anche proprio per un genitore, potrebbe essere quello di insegnare l'amore per questi insetti, l'amore per la vita e insegnare ai bambini che c'è comunque una conseguenza per le loro azioni. Il 22 in negativo accumula anche potere e dominio sugli altri perché è lui l'insegnante. Vi ricordo che sono numeri superbi, sono una vibrazione che crede di essere migliore degli altri. Quindi nella parte positiva viene a costruire in grande e per aiutare molte persone, quindi in negativo avrà potere e dominio sugli altri, quindi tende a sottomettere. La loro ambizione è travolgente, mirano sempre a raggiungere la vetta, sempre obiettivi più in là, più alti, no? Indipendentemente dal fatto che i mezzi siano legali o no. Cioè nel senso, puntano quello e vanno avanti per la loro strada pestando o abbattendo qualsiasi ostacolo che si ponga loro davanti. Sono spietati, letteralmente, inflessibili, non si fanno scrupoli.
né riguardo la loro ambizione, né riguardo la loro avidità. È come se si scatenasse, come se abusasse del suo potere. Quindi può essere anche molto crudele e meschino. Annega il dubbio nella paura del fallimento e rimane immobilizzato nelle sue repressioni inflessibili e spietate. Una cosa importante da dire è che nella parte negativa, quando il 22 non raggiunge la maestria, la padronanza, è perché credono di avere dei limiti, cioè vengono a trascendere i propri limiti. Quali sono i propri limiti? Il 4 in negativo. Quindi può essere che se un 22 non riesce a vibrare positivo è perché debba prima lavorare l'energia del 4 al negativo. Quindi prima si polarizza il 4 in positivo e poi arriva il 22. Ed è molto importante per queste persone uscire dalle loro credenze limitanti, del 4 in negativo appunto, che non sono nessuno, che non sono in grado di costruire grandi cose, che non ce la possono fare, che la vita è difficile, che è uno sforzo, che ce l'hanno tutti con loro, insomma, che sarà sempre una lotta, che non sarà in grado di farlo. Quindi questo è esattamente la forma mentis da cui il 22 deve uscire. Quindi se non riesce ad uscire di lì abbiamo detto che si blocca, si immobilizza e quando un numero maestro si blocca e non si riesce a seguire la lezione, ragazzi, ve la metteranno addosso nel round successivo e di solito quando succede così, cioè quando una persona non impara una lezione e diciamo viene ripresentata la volta dopo è sempre più pesante di quella prima, proprio perché il 22 deve lavorare la sua maestria. Quindi il consiglio è fiducia in se stessi. Fiducia in se stessi, connessione con la spiritualità e l'utilizzo dell'edilizia, ragazzi. I 22 sono costruttori, proprio nella materia, vibrano anche come un 4, ok? Quindi si tratta proprio di costruire fisicamente con i mattoni qualche cosa. Il 22 è un numero grandioso e qualsiasi cosa inizi riesce a portarlo, diciamo, a livelli alti. Quindi sono ottimi alleati per gli affari, per il business, per le compravendite, soprattutto per la costruzione, abbiamo detto. Quindi i 22 sono grandi alleati per i grandi progetti perché hanno questo potenziale vibrazionale molto più elevato rispetto alla maggior parte degli esseri umani. Sono ispirazionali, abbiamo detto. Quindi l'ordine e la disciplina sono molto molto importanti. La seconda tips è quella di superare i propri limiti, di superare le proprie convinzioni limitanti e tenete sempre presente che il 22 sarà costantemente messo alla prova nella sua vita. Potrebbero esserci prove di rettitudine morale, prove di fede, prove di forza, di volontà piuttosto che forza morale. Cioè vengono un po' messi, diciamo, alla prova i valori e i principi di questa vibrazione, insomma. I lavori potrebbero essere come quello di pianificatore, abbiamo detto che vibra anche come un 4, costruttore, leader, politico o insegnante. Bene, facciamo un attimino un riassunto. Quando il 22 vibra in positivo abbiamo detto che sono persone generose, che sono leader, insegnanti, sono ispiratori, costruttori e sono ambiziosi. Quando vibrano in negativo invece abbiamo detto che sono egoisti, manipolatori, possono diventare violenti,
tendono a essere classisti e quindi a denigrare chi non è come loro, tendono a sottomettere ed è facile che incorrano nell'abuso di potere. Come ho detto anche per gli altri video, ragazzi, se siete un 22 o se conoscete qualcuno che è un 22, potrebbero esserci certi settori specifici della vita di questa persona che vibrano in positivo e altri settori specifici che vibrano in negativo, oppure potrebbero esserci periodi della vita in cui si vibra più in positivo e periodi della vita in cui si vibra più in negativo. Qui, diciamo, non c'è giudizio, c'è semplicemente lo sperimentare le due polarità, quella positiva e quella negativa. Fatemi sapere se vi ritrovate nel 22. Io spero che anche il video di oggi vi sia stato di aiuto per l'autoconoscenza, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!